Come si usa e come si forma il futuro in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo della coniugazione del futuro semplice e anche dei suoi usi. Però prima di iniziare voglio ricordarti che sabato prossimo apriranno le iscrizioni del mio nuovo corso di italiano, Italiano Vero. Se vuoi sapere tutti i dettagli del mio corso, puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione. Allora adesso iniziamo subito con l'argomento di oggi, il futuro. In italiano il futuro semplice è abbastanza facile da coniugare e anche i suoi usi sono abbastanza semplici, ma è importante conoscerli. Ovviamente usiamo il futuro per parlare di azioni future, però non solo, quindi poi vedremo in dettaglio gli usi del futuro in italiano. Però iniziamo dalla sua coniugazione. Normalmente quello che facciamo quando abbiamo un verbo e dobbiamo coniugarlo, per esempio al presente, è questo. Noi prendiamo il verbo, per esempio partire, togliamo la desinenza dell'infinito, quindi ire, e abbiamo part. Qui aggiungiamo le desinenze del presente e diremo io parto, tu parti, lui lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Col futuro però non è così, infatti partiamo direttamente dall'infinito senza togliere la desinenza dell'infinito, ire. Quindi noi non iniziamo a coniugare il verbo da part, ma iniziamo da partire e dobbiamo solo togliere la e finale della desinenza dell'infinito, quindi partire, partir. Poi aggiungiamo le desinenze dell'infinito che sono uguali per tutte e tre le coniugazioni, are, ere, ire, a partir. Le desinenze sono o, ai, a, emo, ete, anno. Quindi aggiungiamole subito al verbo partire. Quindi partire, togliamo la e finale, partir e diremo io partirò, tu partirai, lui lei partirà. Noi partiremo, voi partirete, loro partiranno. Vediamo adesso la coniugazione di un altro verbo, per esempio mettere. Io metterò, tu metterai, lui lei metterà, noi metteremo, voi metterete, loro metteranno. Vedi? È abbastanza semplice. Però devi ricordare una piccola cosa. Infatti per i verbi in are dobbiamo cambiare la a di are in e. Per esempio, se prendiamo il verbo arrivare, togliamo la e finale, arrivar, e cambiamo la a in e, quindi arriver. È qui che aggiungiamo le desinenze del futuro, quindi io arriverò, tu arriverai, lui, lei arriverà, noi arriveremo, voi arriverete, loro arriveranno. Esistono anche alcuni verbi irregolari al futuro molto importanti e magari posso fare un video su questo argomento, però concentriamoci su un verbo irregolare molto importante, il verbo essere. Le desinenze sono sempre le stesse, però noi non partiamo da essere, ma partiamo da sar. Quindi il futuro di essere è io sarò, tu sarai, lui lei sarà. Noi saremo, voi sarete, loro saranno. Benissimo, adesso che abbiamo capito come si coniugano i verbi al futuro, cerchiamo di vedere gli usi del futuro. Prima di tutto usiamo il futuro per parlare, ovviamente, di azioni future. Per esempio, domani arriveranno i miei amici da Londra. In questo caso però, dato che l'azione è abbastanza imminente, vicina nel futuro, e anche perché probabilmente è pianificata, possiamo in realtà usare il presente. Infatti in italiano è molto comune usare il presente per azioni future imminenti o comunque programmate. Quindi potremmo anche dire domani arrivano i miei amici da Londra. Usiamo il futuro anche per parlare di progetti
progetti futuri. Per esempio, l'anno prossimo mi iscriverò all'università, oppure a settembre inizierò il corso Italiano Vero di Teacher Stefano. Dato che queste azioni sono più lontane nel futuro e sono appunto dei progetti futuri, l'uso del futuro è consigliato, però ti dico la verità, potresti anche usare il presente. Se però questi progetti futuri sono molto lontani, allora è consigliabile l'uso del futuro. Usiamo il futuro anche per fare degli annunci, come per esempio alla stazione o all'aeroporto. Per esempio, il treno arriverà con 20 minuti di ritardo al binario 10, oppure l'aereo partirà con un'ora di ritardo al gate 12. Usiamo il futuro anche per fare delle promesse. Per esempio, non preoccuparti, ti aiuterò io a studiare l'italiano. Oppure, ti prometto che sarò più gentile con te. E infine usiamo il futuro anche per fare delle previsioni. In questo caso l'uso del futuro è obbligatorio, perché quando facciamo delle previsioni non siamo sicuri al 100% di quella cosa, siamo abbastanza dubbiosi, quindi dobbiamo usare il futuro. Per esempio, tra 10 anni tutte le macchine saranno elettriche. Questa è una previsione probabilmente abbastanza accurata, ma non siamo sicuri al 100%, quindi dobbiamo usare il futuro. Oppure, se non combattiamo il riscaldamento globale, tra 30 anni l'aria sarà irrespirabile. Spero che questa lezione ti abbia aiutato a capire come funziona il futuro e se hai qualche domanda fammela qua sotto nei commenti. E non dimenticare di dare un'occhiata al mio corso Italiano Vero se hai un grande desiderio di migliorare in italiano, e ti ricordo che le iscrizioni apriranno tra una settimana. E se questo video ti è piaciuto non dimenticare di supportare il mio canale lasciando un bel mi piace e anche di iscriverti al canale, così non perderai i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!